Questa è una campana Tadubati antica e ha una sonorità che va a lavorare soprattutto sui chakra bassi, quelli che ci radicano a terra, quelli che ci danno stabilità. Andiamo a smuovere tutto il campo aurico. Andiamo a sbriciolare i fili eterici. Sono dei filamenti che possono rimanerci attaccati dalle aure altrui o da altri esseri che non voglio indagare, perché altrimenti ci addentriamo in argomenti molto complessi. E adesso che abbiamo fatto questa operazione andiamo a fumigare l'ambiente. A volte lo faccio prima, a volte lo faccio dopo. Io vado molto a sentimento. Pulire proprio anche questa, per ripulire dalle energie basse, e andiamo ad accarezzare l'aura con la selenite e concludiamo con la nostra turmalina nera, che invece questa serve proprio a creare una sorta di guscio protettivo. Anche questa io ho sempre in borsa, me la porto sempre dietro con me, quando possibile anche in tasca. Sono sempre felice quando ho dei bei capelli da spazzolare. Delicata, delicata. Per rilassare. Salgo un po' sui lati del collo. E poi torno a massaggiare con le mani a pinza i trapezi. Adesso vado a ruotarlo un po'. Piano piano. Non so se dal vivo risulta piacevole com'è. È molto buono. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video SMR su persona reale.
Sora sull'SMR. Oggi abbiamo con noi Maria Pia, che ha fatto un po' di chilometri per venire a trovarmi e questo mi lusinga particolarmente. Voglio ringraziare anche Maria Pia perché ha portato anche un po' di regalini per i gattini del gattile, quindi grazie di aver avuto questo bellissimo pensiero. Detto questo, tesori, si comincia subito con un po' di pulizia energetica come al solito, armonizziamo un po' l'ambiente e poi procederemo con le coccole e i massaggi. Iniziamo con qualche rintocco della nostra campana tibetana Shri. Tu, Maria Pia, rilassati, chiudi gli occhi, fatti risuonare proprio gli armonici della campana. Questa è una campana Tadubati antica e ha una sonorità che va a lavorare soprattutto sui chakra bassi, quelli che ci radicano a terra, quelli che ci danno stabilità. E adesso procediamo invece a smuovere un po' i corpi sottili, mi piace dire ad arruffare un po' l'aura utilizzando questi ventagli. Spero che tu non abbia freddo. Andiamo a smuovere tutto il campo aurico. E procediamo con un po' di sbriciolamento delle energie negative, delle vibrazioni basse, dei pensieri ricorrenti. Andiamo a sbriciolare tutto quello che
può arrecarci un po' di fastidio, perché spesso abbiamo dei rimuginii mentali, dei pensieri, delle emozioni che ci fanno abbassare le vibrazioni, e sappiamo bene che quando le vibrazioni si abbassano attiriamo ulteriormente vibrazioni basse, proprio perché il tutto agisce per risonanza, e quindi andiamo a sbriciolare e a mandare all'universo tutte queste bricioline affinché vengano trasformate in pura luce. Quasi nessuno è esente dall'avere emozioni basse. Basta imparare ad esserne consapevoli, a vederle, ad accettarle e a mettere un po' di buona volontà poi per trasformarle. Mi sono dimenticata che c'era il condizionatore acceso. Qualcosa, vedi, succede sempre. E passiamo adesso invece al taglio dei fili eterici. Come ripeto ogni volta, soprattutto per chi magari non ha mai assistito a uno di questi trattamenti, i fili eterici sono dei filamenti che possono rimanerci attaccati dalle aure altrui o da altri esseri che non voglio indagare, perché altrimenti ci addentriamo in argomenti molto complessi. Ma può succedere che quando stiamo in luoghi molto affollati, oppure anche semplicemente se andiamo in luoghi dove è avvenuto qualcosa di non bello, dove le persone hanno litigato, ci possono rimanere attaccati proprio dei filamenti residui di situazioni non piacevoli, e allora andiamo a tagliarli, e anche questi chiediamo all'universo che li trasformi in pura luce. Adesso che abbiamo fatto questa operazione, andiamo a fumigare l'ambiente. A volte lo faccio prima, a volte lo faccio dopo. Io vado molto a sentimento, non amo sentirmi vincolata da troppe regole,
volte penso che se ci ascoltiamo e ci facciamo guidare dal nostro istinto va bene. Quindi andiamo a fumigare l'ambiente con il palo santo, in modo che tutto il lavoro che abbiamo fatto finora venga ulteriormente rafforzato dalla pulizia energetica di questo meraviglioso legnetto. Conoscevi il profumo del palo santo? Ormai ho contagiato tutte, ve lo siete comprato tutte, credo. È diventato famoso ormai. Io lo adoro. A volte uso anche la salvia, però la salvia ha il difetto che tendono a cadere più facilmente pezzettini in terra, è un pochino più pericolosa da utilizzare. E io lo uso quotidianamente anche per ripulire gli abiti dopo che sono uscita, magari prima di rimetterli nell'armadio, se non sono da lavare li pulisco sempre col palo santo o con la salvia. Lo lasciamo qui che piano piano si spegne da solo. Procediamo con altri 2 passaggi con la nostra pulizia energetica. È la volta della selenite, che è una pietra molto potente per pulire, proprio anche questa, per ripulire dalle energie basse. E andiamo ad accarezzare l'aura con la selenite. La passo davanti ai chakra principali. Se c'è il palo santo acceso mi piace mettere la selenite sopra affinché si impregni un po' anche del fumo, quindi trovo molto bello che ci sia una sinergia tra selenite e palo santo nella purificazione. E concludiamo con la nostra turmalina nera, che invece questa serve proprio a creare una sorta di guscio protettivo. Anche questa io ho sempre in borsa, me la porto sempre dietro con me, quando possibile anche in tasca. Ovviamente non questa, questa sta qui ed è dedicata solo alla pulizia energetica.
energetica è terminata. Adesso passiamo alle coccole un pochino più corporee. Prima di farlo però ti invito a scegliere un cristallo da tenere tra le mani. A volte me ne dimentico, come dicevo, non è sempre uguale. Chiudi gli occhi e scegli a sentimento. Allora hai fatto la furba. Allora niente, questa non so se è una pietra naturale o se è ricostruita in laboratorio, è un'opalite. Va a lavorare soprattutto sui chakra alti. Tu tienila tra le mani durante il resto della nostra sessione e poi magari fammi sapere se ti ha trasmesso qualcosa. Da tanto non spazzolo i capelli alle mie ospiti, ma con questi capelli come si fa? Quindi non li temi, sei come posso spazzolare tranquillamente. Ovviamente sarò delicata, Sono sempre felice quando ho dei bei capelli da spazzolare. Anche spazzolare i capelli è in un certo senso una pulizia energetica, chi può farlo? Io ovviamente non posso farlo con i miei ricci, però spazzolarli proprio è anche un portare via anche dai capelli eventuali fili, eventuale. Per cui chi ha i capelli lisci è una buona abitudine spazzolarseli ogni sera prima di andare a letto. Hai dei bei capelli morbidi, ma belli corposi, nonostante siano non sono molto sottili, ti assicuro. Ce ne sono molto più sottili dei tuoi, sono belli corposi, si vede un bel capello sano. Te ne prendi cura? Sono prodotti naturali. Sì.
pochino si ungeranno, Stai comoda? E se hai piacere che ti faccia un po' di scollamento, hai qualche problema? No? Ti puoi girare un pochino così glielo facciamo vedere anche a chi ci segue. Basta così, grazie. Perfetto. Allora, che bei tatuaggi. Grazie. E vado a pinzare un po' la pelle. In modo da scollare i tessuti dalla muscolatura. Dopo mi spiegherai il significato di questo tatuaggio sulla schiena. Va bene? Io sono molto curiosa. Andiamo a scollare anche la scapola. Ti fa piacere se ti passo anche la piuma? Sì, sì. Allora passiamo un po' di piuma. Delicata, delicata. Per rilassare. Passiamo sulle braccia, sulla schiena e saliamo fino al collo. Lungo la colonna vertebrale saliamo su.
faccio scegliere il burro da massaggio. Questo è cioccolatoso. C'è anche un po' di cannella. Sì, è un olio essenziale, non è proprio un olio essenziale, ma è un'essenza naturale sempre, però ci sono varie composizioni e il cioccolato, mentre questo invece è burro di karité con oli essenziali, al pédigré, la lavanda. Quale preferisci? Questo qui. Questo? Questo è più naturale, diciamo. Aspetta, prima mi devo togliere gli anelli e i braccialetti. Questo va rifatto nuovo perché è quasi terminato. Mi sono dimenticata oggi di preparare la carta per asciugarli, quindi dopo dovrò andare a recuperarla. Intanto vado a scattare l'olio tra le mani. Il burro in realtà. Scusa se sono fredde. E cominciamo a spargerlo bene. Sulla schiena, le spalle e anche un po' davanti. Massaggio con modo ampio la scapola, faccio dei bei cerchi larghi anche da quest'altro lato. Prima di farti girare, ti massaggio un pochino qui la cervicale, ai lati del collo. Questo è un punto dove si accumula tantissimo la tensione, specie se si fanno lavori anche al computer, alla scrivania. Non ricordo che lavoro fai, devi essere una psicologa. La psicologa, wow! Bene che me l'ero dimenticato, perché altrimenti sarei andata un po' in... Ci vado adesso.
un lavoro che mette un po' in soggezione, probabilmente. Dici gli altri? Gli altri sì, perché magari uno ha paura di essere analizzato. In Anche realtà no. Continuo a massaggiare questo punto qua. Cambio mano. Perché non è lo stesso movimento, cambia. Il pollice fa un movimento e le altre dita un altro, quindi è bello fare questo tipo di massaggio proprio con entrambe le mani. Maria Pia, adesso ti faccio rimettere davanti. Eccoci qua che si continua il nostro massaggio. C'è qualche grasciolino. Spero che non sia troppo fastidioso. Non capisco perché il burro di karité non si sia sciolto. Allora, adesso inizio a premere un pochino di più su questi muscolini che non sono tra i più tesi che ho trovato, ma non sono neanche morbidissimi. Salgo un po' sui lati del collo. E poi torno a massaggiare con le mani a pinza i trapezi con dei piccoli cerchi dei pollici. Facciamo di nuovo un po' di massaggio a contrasto, schiena esterno. E vado a insistere qua, proprio sull'inserzione dei muscoli qua sullo sterno. E poi mi allargo qui sotto la clavicola fino ad arrivare a questo punto qua, nell'incavo della spalla. E vado a fare la stessa cosa anche di qua.
Accomodati adesso da un lato che vado a lavorare proprio bene. Appoggiati, tranquilla, ti tengo, Tieni la testa rilassata, proprio rilassala. È difficile, lo so. Però così almeno vado a lavorarti un po' l'attaccatura di questi muscoli vicino all'orecchio e andiamo a scendere giù per dare un po' un input di mollare. E adesso anche di qua prova proprio a lasciare andare, appoggiati. Vado a fare questi piccoli cerchi su questo muscolino. E lo invito a lasciare andare. Massaggio un po' anche le braccia. Adesso andiamo piano piano a chiudere il massaggio. Facciamo scivolare via tutta la stanchezza. Se ti va puoi abbinare anche la respirazione. Inspira e fuori. Butta fuori quando facciamo scivolare tutto, Inspira e fuori. Inspira e via.
scivolato in questi muscolini, lo facciamo scivolare via, ce lo scrolliamo dalle spalle. Maria Pia, visto che vieni da lontano e non so se e quando potrai tornare, avrei piacere che tu scegliessi qualcosa che ti fa piacere ricevere fra le varie, visto che mi segui lo sai bene o male. Il Terrapin. Il Terrapin, questo qua. Questo? Sì. Va bene. Allora chiudi gli occhi. Ti piace più così con le mani o agitato? Vado a muoverlo piano piano. Adesso vado a ruotarlo un po'. Piano piano.
sono dei gusciti d'acqua svuotati legati a questo bastoncino. Questi masticativi non durano niente. C'è qualcos'altro che ti piacerebbe ricevere? Qualche altra coccola? Allora, voglio farti provare per la prima volta questo. In realtà non l'ho mai provato, ma mi piaceva l'idea di provare a farci qualche video tipo, sai, dove si recitano i mandala, non mi viene la parola, i buddisti. Sì, hanno un nome che so benissimo. I mantra, bravo. Dove si recitano i mantra, e mi piaceva l'idea. E prova a chiudere gli occhi e sentiamo un po' se ti piace questo suono. Questo è un mala, proprio di quelli buddisti, fatto con dei semi naturali. Non so se dal vivo risulta piacevole com'è. È delicato, sì. Mi piace moltissimo, mi dà proprio soddisfazione. Infatti a volte quando recito questi mantra, a volte lo uso semplicemente anche per dire lo buono buono. Mi piace sentirlo sgranare tra le dita. E voilà, mi rimetto anche i miei anelli e i miei braccialetti.
punto allora facciamo un dolce risveglio. Stavolta invece dell'acqua sciamanica vorrei utilizzare uno spray che mi è arrivato proprio ieri, un regalo di Lucy, una delle mie iscritte abbonate, tanto carina, tutti gli anni mi manda i regali o per Natale o per il compleanno, e mi ha mandato questo. È uno spray rilassante al mandarino, lavanda e camomilla. Vediamo un po'. Poi se vuoi provare anche l'acqua sciamanica ti faccio sentire anche quella, ok? È molto buono. Sì, anche Lucy è carinissima, mi manda sempre tutti i regalini azzeccati, le tisane, il palo santo, tutte queste cosine profumate. E pensa anche proprio ai video, ho detto lo puoi usare anche dei video se vuoi, quindi l'ho voluto provare subito con te oggi. È molto fresco, è molto buono. Ieri sera io l'ho spruzzato sul cuscino prima di andare a letto. È simile all'acqua sciamanica, ma molto diverso però. Ora ti farò provare anche quella, dai. Sì, sono curiosa. Che buono. Questa invece è la classica acqua florida che ormai avrai visto spesso. Chiudi gli occhi però, che se ti va negli occhi non va bene. Anche questa è agrumata, però c'è anche la cannella, è è molto diversa, però entrambi molto buoni. Anche questa risveglia, ma molto delicatamente, ecco. Maria Pia, abbiamo quasi terminato la nostra sessione. Io riprendo il tuo cristallino. Che sensazioni ti ha dato tenerlo in mano? No, mi hanno formicolato le mani per tutto il tempo. Formicoli alle mani. Ma senti? Sì. Non so se sia normale. Non lo so, ma io penso che tutte le reazioni poi corporee siano lecite, no? Quindi il formicolio può avere varie origini, a volte si blocca, è perché si è bloccata la circolazione riparte, non so, magari ti ha smosso qualcosa, vediamo. E concludiamo con le nostre cartine dei 4 accordi che ormai ho istituito la tradizione della scelta della carta, ma leggete voi il responso. Tanto parlate piano, sottovoce, quindi allora chiudi gli occhi. Aspetta, fammeli aprire un po' a ventaglio. Ecco, sono qua. Andiamo a vedere il messaggio che c'è per te. Non prendere nulla in modo personale. Renditi immune dai veleni. Ecco, renditi immune dai veleni. Anche se il mondo intero sparlasse di te, se non la prendi in modo personale, sei immune. Essere immuni dai veleni in mezzo all'inverno è il tono del secondo accordo. Ok, beh, è molto, anche qui è un bel messaggio. Ti risuona un po'? Sì, sì, sì.
magari forse col tuo lavoro sei anche un po' esposta. Sono immersa. Sì, Quindi trasmette proprio quel senso di pesantezza che a volte si prova in certe situazioni. Molto bene. azzeccata. Bene, mi fa piacere. Non sbagliano mai queste carte, cioè che poi siete voi, insomma è il vostro subconscio che sceglie poi quella giusta. Bene, io a questo punto ti ringrazio tantissimo Maria Pia della tua presenza e ringrazio tutti voi. Mi dispiace chiudere con i cani che abbaiano, ma pazienza. E ci vediamo presto, tanto molti di voi già dormono, quindi non li sentirete. Ci vediamo sempre qui su Rasole SMR, oppure per video anche più semplici sul mio secondo canale. E trovate tutti i link sulla home page, insomma, se vi fa piacere seguirmi ovunque, lo potete fare. Grazie ancora Maria Pia e spero che tu abbia occasione di tornare a trovarmi anche se non è proprio vicinissimo. Grazie ancora.